Ciao a tutti, come mettere a fuoco il tuo cervello? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mettere a fuoco il nostro cervello per raggiungere gli obiettivi è fondamentale per avere successo nell'ambito in cui vogliamo, desideriamo avere successo. Prima cosa però è devi definire l'obiettivo che vuoi raggiungere, quello che vuoi ottenere. Se non riesci a definirlo, praticamente non hai possibilità. Allora, se non sai già esattamente dove vuoi andare, c'è una tecnica che si chiama brainstorming che permette di sviluppare tante idee e poi tra queste dovrai scegliere quella su cui lavorare. Tieni presente che non dobbiamo mai essere multitasking, avere 50 cose da fare tutte assieme in parallelo, perché se hai 50 cose da fare tutte assieme in parallelo non ne farai una bene. Quindi è molto meglio focalizzarsi su una e andare avanti. Quindi il primo requisito che serve è quello della coerenza, la coerenza, cioè essere come la luce laser che penetra dentro l'acciaio. Altrimenti disperderai le tue energie in mille rivoli, in mille cose inutili che non ti porteranno da nessuna parte, ti renderanno solo più stanca, più stanco, più demotivato, più demotivata. Invece devi diventare come la luce laser, coerente, con la stessa frequenza, quindi lavorare costantemente sempre al raggiungimento dello stesso obiettivo. Una volta che l'obiettivo però è definito, quindi la tecnica brainstorming ti permette di definire qual è l'obiettivo. In cosa consiste questa tecnica? Consiste semplicemente nel lasciare libertà alla creatività, farti venire tante idee su quali potrebbero essere le cose che vuoi raggiungere, i risultati che vuoi ottenere, e lasciare che le idee crescano naturalmente, si sviluppino naturalmente. Ora, queste idee che crescono e che si sviluppano naturalmente diventeranno tante e tu dovrai poi prenderle e concentrarle e vedere quale scartare e quale tenere, facendo un'attenta analisi. Fintanto che non avrai definito qual è il tuo obiettivo, le altre poi idee magari potrebbero essere utili in un secondo tempo, ti li tieni in un cassetto. Una volta che hai centrato, diciamo, quello che vuoi ottenere, devi scriverlo, proprio scriverlo, in modo smart, specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato. Questo è fondamentale perché ti permette di vedere in modo concreto che cosa vuoi fare e qual è il tuo obiettivo. Una volta che hai fatto questa parte, che è indispensabile, devi passare all'azione. E passare all'azione cosa significa? Significa prendere questo obiettivo, questa cosa che tu vuoi raggiungere, e fare delle focalizzazioni. Devi focalizzare il tuo cervello. Non puoi focalizzarti su un obiettivo vasto perché non sai esattamente cosa fare. Noi dobbiamo concentrare, essere coerenti, concentrare. Quindi prendi questo macro obiettivo e lo dividi in unità atomiche, cioè non più divisibili, in tante piccole cose, tanti piccoli step, tanti piccoli, potremmo dire, unità, in tante piccole unità, non più divisibili, diciamo così, che però sai esattamente che cosa sono, che cosa devi fare, in quanto tempo impiegherai a farlo, che risorse ti servono per farlo. Quindi ogni unità deve essere esattamente scandita, devi sapere esattamente per quell'unità quali tempi servono, quali risorse servono, che cosa devi fare. Ecco, quindi il tuo macro obiettivo sarà collegato da tante piccole unità che saranno disposte in sequenza. Alcune potranno anche essere in parallelo, cioè certe cose potrai farle anche in parallelo, non devono essere troppe, perché se hai 50 cose da fare in parallelo non riuscirai a farle, quindi dovrai comunque sovrapporle. Altre non potranno assolutamente essere messe in parallelo perché una potrà iniziare soltanto alla fine di un'altra, quindi ci deve essere un collegamento. Ecco, una volta che hai definito questo, devi mettere questa unità su un diagramma temporale che si chiama diagramma di Gantt, che è il nome dell'ingegnere delle ferrovie
inglesi che ha inventato questo metodo. Puoi trovare, diciamo, anche diversi software gratuiti del programma di Gantt, ma se puoi farlo anche in modo manuale, diciamo che è anche forse più semplice e più immediato. Sono delle lasagne, diciamo così, temporali che tu metti in sequenza. Ognuna di queste lasagne è, come dire, un'unità di cose che tu devi fare, con delle azioni, con delle risorse, scritto in quanto tempo. E così in questo modo riesci a monitorare praticamente e focalizzare sempre di più quello che devi fare per raggiungere il tuo obiettivo. È ovvio che se una di queste lasagne, di queste unità, diciamo, non riesci a raggiungerla, slitterà tutto e quindi dovrai ricalibrare delle azioni, fare azioni di recupero, vedere cosa si può fare. Però questo è fondamentale. Inoltre, ci sono, quando si interagisce con altre persone, delle interazioni appunto con altre persone e queste altre persone o situazioni o fatti, eventi si chiamano stakeholders. Gli stakeholders sono o delle risorse o degli impedimenti, degli ostacoli da superare, insomma, sono tutte le persone con le quali interagisci, con le quali dovrai interagire. È importante fare un elenco anche di tutte le persone con le quali si dovrà interagire positivamente, nel senso che possono essere risorse o possono ostacolarti in qualche modo, ma noi dobbiamo sapere a priori, poi ripeto, è tutto in divenire, è tutto in cambiamento, ma tu devi sapere esattamente, avere un'idea di quali saranno i canali con cui dovrai comunicare. Non so, dipende dall'obiettivo sempre, però potrebbero essere chi deve mettere dei soldi, gli sponsor, chi ti può fare pubblicità, chi invece per invidia magari ti potrà ostacolare. Cioè, ci sono tanti parametri da tenere in considerazione, quindi i canali di comunicazione che tu dovrai aprire sono con ognuno di questi in qualche modo, ci dovrà essere una rete di comunicazione. La formula per calcolare quanti canali di comunicazione, quanti tipi di comunicazione dovrei fare è abbastanza semplice, data dal numero di stakeholders moltiplicato il numero meno 1 di stakeholders diviso 2. Cioè, facciamo un esempio, se tu devi interagire con 5 persone, 5 supponiamo, possono essere persone, possono essere anche enti, possono anche essere cose istituzionali, mettiamo che ne hai individuati 5, dovrai aprire 5, che è il numero, per il numero meno 1 che fa 4, 5 per 4 che fa 20, diviso 2. Sono 10 canali di comunicazione che tu dovrai aprire. Canali di comunicazione cosa vuol dire? Persone che dovrai mettere in comunicazione tra loro, è la rete della comunicazione. Quindi 5 per 4 20 diviso 2 10, sono 10 canali. E quindi puoi anche avere un'idea in questo modo, in funzione delle persone che possono o meno interagire, diciamo, nel tuo progetto, quante forme di comunicazione. Ovviamente anche qua è molto importante definire che tipo di comunicazione devi utilizzare, perché è evidente che la comunicazione è molto diversa se tu devi comunicare con un ente, devi comunicare con un tuo amico, devi cercare di gestire una risorsa o devi cercare di superare un ostacolo di una persona che cerca di ostacolarti. Quindi, però è molto importante definire tutto questo. Ecco, questo serve per mettere a fuoco il tuo cervello, far sì che il tuo cervello funzioni in modo lucido, in modo razionale, e tutto questo ti permetterà tranquillamente di poter ottimizzare le tue risorse, ottimizzare le possibilità per raggiungere l'obiettivo che giustamente vuoi raggiungere e quindi ottenere, diciamo, dei benefici da questo punto di vista. È importante e fondamentale fare tutto questo lavoro. E questo serve per focalizzare, non demordere mai e continuare, fin tanto che passo dopo passo, step by step, tu arriverai alla fine e raggiungerai quello che vuoi raggiungere. Questo è il metodo che devi seguire.
Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!